ma non me la sento. E il gruppo di lettura riguardava l'ultimo romanzo di Catherine, che è Un terribile amore, pubblicato prima in italiano ancora che in inglese, prima quello in italiano che in inglese. That's right. Yes, in English. I lettori le hanno posto le domande, lei ha dato le sue risposte e lei è a disposizione per rispondere alle vostre domande adesso. Se qualcuno dovesse averne di là di domande e volesse farle arrivare qua, le faccio arrivare col vecchio metodo del telefono senza fili. Però io vedo la signora della tintoria La Suprema e la saluto. Buonasera signora, è un piacere averla qui. Ho appena detto che i vestiti usati che ci sono qui sono stati tutti quanti lavati e igienizzati da lei. Lo confermo. Oh, che piacere! Un applauso alla signora della mattina! Ok, domande per Catherine? Ok, Michela. C'è giunta voce che la signora sta progettando un romanzo ambientato a Verona. Ci può anticipare qualcosa? They say you're projecting, you're planning to write a book set in Verona. This is news to me. Dice che è una nuova questa mattina. Allora le do un'idea, le piacerebbe? It's not. Oh, would I like to? Yes, absolutely. But the setting for the next book is already confirmed in my head, so it will have to be the one after that. Oh, ok. Il setting del prossimo libro è già nella sua mente deciso, ma può essere il prossimo. That would mean I would have to come and live in Verona for a while, wouldn't it? Yeah. And that would be very, very welcome. Le piacerebbe venire a vivere a Verona per un po'. Questo può essere un altro titolo. A botte e risposta, da una parte all'altra. Non un romanzo, vengo a vivere! Ok, altre domande? Avete letto il libro? Là potete acquistarli, i libri di Catherine? Massimiliano, ci sono delle domande dei lettori che possiamo... Sì, cominciamo con quelle di chi è presente, poi lasciamo gli ultimi minuti li lasciamo per chi, Okay. chi non è qui. Domani sì, saremo in... Domande? È come a scuola? Una domanda a piacere? Ok? Glielo domando io, allora gliela faccio io la domanda. Mi è rimasta questa curiosità. Perché una trama così noir, così forte rispetto ai libri precedenti? Why did you choose such a dark and noir plot? Well, I think I've said before that actually writers often don't choose their own stories, that stories actually choose writers. Mi sembra di aver già detto in passato che non è che sono gli scrittori a scegliere le loro storie, ma sono le storie che trovano i loro scrittori. And this story grew out of, I think I was explaining to Patrizia earlier, this story grew out of my fascination with Greek myth. Questa storia è nata dalla sua fascinazione, dalla sua fascinazione per il mito greco. And unfortunately, Greek men were not very nice to their women. Sfortunatamente gli uomini del mito greco non erano così carini con le donne con cui avevano a che fare. So as a writer, I had the task of following as closely as I could the sense, the feeling of the Greek myth, but obviously to bring it up to date. So that made for a rather dark, I think, and disturbing story. Dice che come scrittrice sentiva di avere il dovere di restare per quanto possibile fedele al mito greco, però trovando una propria strada per arrivare al punto, e questo è quello che probabilmente ha creato questa atmosfera dark, noir del suo ultimo libro. Ti hanno detto i lettori che sono rimasti sorpresi da questo cambio nella storia, nel tuo tipo di storie o no? Are people being surprised? Yeah. By it? Well, nobody has said they were surprised, but perhaps if people were... No, nessuno gliel'ha detto, a dire la verità, quindi forse sono l'unica ad essere rimasta sorpresa da questa cosa. Peraltro questo libro secondo me è meraviglioso, secondo me è il più bel libro che lei abbia scritto fino adesso, e non è che sia una novellina, ne ha scritti 10 di romanzi, e vabbè, se c'è nessuno mi ha detto che è rimasto sorpreso. Well, I think that every time you succeed in surprising us, because every novel is, let's say, quite another world.
And it's different. Yes, it's Yes. very Can I different. translate? Sorry. Of course. La signora dice che tutti i libri di Catherine, ciascuno a modo suo, sono stati sorprendenti per i lettori, e questo è qualcosa a cui lei ha abituato i suoi lettori. E lei diceva sì. Yeah, I think it's interesting that one of the things which publishers are always keen on is that they can identify the sort of book you write, and you do this one and then you follow it with one that's very similar and another one that's very similar, so that readers know what they're getting. That doesn't interest me. No, you are right. That's So, sorry, can she I'm sorry. Perché ho una certa età dopo che Calma. che forse è il lettore che sceglie il tipo di testo che fa per lui, in qualche modo si identifica nel testo che legge. E anche l'editore che cerca di incasellare il genere di storie che vengono pubblicate. It's that sort of relationship reader and writer. I mean, there isn't that sort of relationship, the real meaning of the text. It's impossible to grasp. Yes. È difficilissimo capire quale sia il vero significato di un testo perché ognuno lo legge a modo suo. So I'm not interested in doing the same thing again and again. I'm interested in raising the bar, as we say, every time and making something different and something unexpected. Sì, cerca di non fare mai la stessa cosa, ma appunto di cercare di stupire il lettore alzando, diciamo, il tipo di l'asticella. Ma come quando ha deciso di scrivere un libro? Perché lei era un'insegnante, ha detto, e quindi a un certo punto avrà scelto di cambiare e ha scelto di scrivere questo libro In the Beginning, La metà di niente, che è stato esplosivo proprio, no? Come quando ha deciso di diventare una scrittrice. I used to write poetry and short stories, and I did that for many years. And then I began to write this story, which began to grow and grow and grow. Do you want to translate that? Sì, che ha sempre scritto, anche quando era insegnante ha iniziato a scrivere racconti e poesie, e poi questo impulso a scrivere è aumentato sempre di più. And in the beginning began as a story of 4 women. And because I wasn't practiced as a writer, because I had no experience, I very soon found myself in the middle of an impossible tangle. Sì, quando ha iniziato a scrivere In the Beginning, le protagoniste erano 4 donne, e ha continuato a scrivere, ad un certo punto si è trovata come imbrigliata in un plot da cui non riusciva ad uscire. Perché era all'inizio. Sì, perché era ancora inesperta. So I had 40,000 words of a story that kept growing. So I killed 3 women. Ha deciso di uccidere 3 protagonisti perché il numero delle parole stava diventando proporzioni ingestibili. So Rose was the survivor. Rose è la sopravvissuta. But it took me, I mean, for anybody who is writing here, it's good to remember that first novels don't arrive fully formed. This book took me 12 years to write, part-time. Sì, è così un consiglio, un messaggio per chi si accinge a intraprendere la carriera dello scrittore. Cioè l'opera prima è un processo molto lungo, e nel suo caso 12 anni. 12 anni per scrivere il primo libro? Ma adesso basta. Well, yes, 12 years, yes. Not 12. What was the first idea? Qual era stata la prima idea di quel libro? It was of women who had a change in their lives imposed upon them, different changes, and how they would survive. Okay. And that's like all of us. just like all of us. Sì, l'idea era appunto di queste donne che dovevano affrontare un nuovo inizio dopo un evento che le ha sconvolte nella vita. Volevo chiedere che consigli dà a giovani veronesi che vogliono, che hanno cominciato così a scrivere piccole poesie per andare avanti nella scrittura. Lo stesso mezzo. What advice? Well, yes, what kind of advice would you give to a
young writer who's starting to write, go on writing? I think the first and probably the most important thing is that they need to be readers, because it's very difficult for somebody to decide what they would like to write if they don't know what they like to read. So that's the first and most important piece of Sì, advice. prima che essere scrittori bisogna essere lettori, lo diciamo sempre anche ai nostri alunni che prima bisogna leggere. That's what we say to the students. First you have to read. Do they listen? No. Not all of that. The other, I suppose, the other essential then is that, you know, people sometimes say, oh, I'd love to write, but I've no inspiration. You don't wait for inspiration. Inspiration happens when you sit at the desk, when you turn up every day in order to write. So it's back to being persistent and being patient. Keep writing is really the second piece. Sì, qualcuno si scoraggia e dice non riesco a scrivere perché non ho l'ispirazione, però l'ispirazione viene stando seduti alla scrivania e continuando a scrivere. And I think now for young people there's more opportunity to publish small stuff on the internet, for example. And I think that's a really good way to go. Per i giovani scrittori ci sono delle opportunità nuove anche di pubblicare delle cose su internet. Those would be the most important. Thank you. I've read since now 2 books of you. Terribile Amore, I don't know how it calls in English. It's actually been called The Years That Followed. The years It'll be published in March in English. Okay. Yeah. And another one, Metà di Niente, in the beginning. Yeah. I found that you chose in these 2 books the method of flashback and rather short capitals. Yes. How you walk? How are you walking? One day, one capital, or and how you compose them? Is it from the beginning all composed, or you find some pieces and now after you compose, or like doing a puzzle? Lei ha letto il primo e l'ultimo dei romanzi e dice che fa spesso, Catherine, uso del flashback, di questa tecnica del tornare indietro e andare avanti. Quindi le chiede, ma come scrive? Scrive a pezzetti, scrive tutto un flusso, poi torna indietro? Qual è la tecnica? Si mette tutti i giorni a scrivere, ogni giorno scrive una scena? Okay, it certainly doesn't appear in my head fully formed. In fact, stories often develop as you write, and unexpected things happen as you write also. Non ha tutto chiaro in mente fin da subito, ma la storia si sviluppa anche inaspettatamente mentre si scrive. And I think for me the method which has evolved over 20 years or more, I will always begin the day writing something that I want to write, a scene that speaks to me, a scene that I can see, because a lot of my inspiration tends to be very visual. Sì, quello che fa ogni giorno quando si mette a scrivere è descrivere una scena, una visione, un'immagine che ha avuto e quindi deve metterla per iscritto. E lei comincia da una cosa che le piace scrivere ogni giorno, di modo da avere una motivazione per mettersi a scrivere. And I always stop when it's going well, so that I will come back the following day, because if it's going badly, I'll do anything else other than go back to writing. Poi si vede che le cose si mettono male, che non viene bene, allora si ferma. Che vengono bene? No, si ferma quando vengono bene. Lei è una speciale, sai, lei è una speciale. Si ferma quando vengono Si bene. ferma quando vengono bene. Because you don't want to spoil it. So you stop just You stop when it's good, so that you will come back tomorrow. Così ha voglia l'indomani di tornare a scrivere. And I think the method then means that you have, or I have, lots and lots of small chapters or fragments of chapters, and then like that beautiful quilt there in the corner,
my job at the end is to put all of those pieces together so nobody sees the seams. Sì, scrive dei piccoli capitoli o delle scene e poi alla fine come in un puzzle, come nella coperta qui dietro, nel patchwork si assembla il tutto e diventa un tutto organico. Does that answer your question? Thank you. Io chiedevo il perché Terribile Amore è stato pubblicato prima in italiano, prima in Italia e dopo... You will be very pleased to hear, because the Italian publisher is much more efficient than the British. Sì, ecco, è stato incredibile a dirsi, ma è stato pubblicato prima in italiano perché l'editore britannico è molto meno efficiente di quello italiano. Wow, alla faccia degli stereotipi. British publishers have a very different schedule, and for example now they will have decided what will be published at the end of 2016. So it's a long, it's worse than having a baby. I britannici hanno si pianificano in modo molto particolare, per cui i libri vengono pubblicati adesso, vengono pubblicati alla fine del 2016, quindi è come partorire. Noi lo pianifichiamo. Patrizia vuole dire una cosa? Ma io l'avevo già posta la domanda e appunto io avevo chiesto, ho letto il libro e mi ha colpito quasi l'accanimento che ho visto in una delle protagoniste, Callista, che poi non avrà, insomma, e quindi volevo capire, e l'avevo chiesto prima in privato a Catherine, il perché di questa, quasi, ripeto, accanimento nei confronti di questa protagonista, che avrei voluto che avesse invece un po' di respiro. Tu dici accanimento nel renderla ostinata? Beh, no, non vorrei rovinare la cosa per chi non l'ha letto. Ci sono degli eventi avversi, sì, lo so. ok, e durante la lettura mi faceva, insomma, mi pesava molto non vedere uno spiraglio. Ok, why was Calista so obstinate, so E lei mi ha spiegato. resistant, yeah. Ma intendi il personaggio Sì, o la sì. scrittrice? No, che il si personaggio. Beh, personaggio, no, questo la scrittrice, il You perché. get in their event, and why did you put a light in the end? Okay, you should have seen what I left out, by the way. You found some of the passages disturbing. Do you want to? Sorry, I didn't get it. Patrizia should have seen what I omitted. Oh yeah, maybe. Sì, per fortuna non ha visto cosa ha tolto, cosa ha tralasciato, se alcune scene l'hanno turbata. Well, the main reason was because I wanted to remain true to the myth. And as a writer, I felt that was the duty I had given myself, was to follow the trajectory of the Greek myth, but to make the conditions of the story modern. And in the myth, Clytemnestra kills her husband and his wife Cassandra. So there was no escape. I had to follow it. So what I did instead, in the character of Pilar, she was the hope in the book. She was the positivity, whereas Callista was the one who had to suffer. Sì, voleva rimanere fedele al mito greco e quindi questo accanimento si spiega con la volontà che per lei era un imperativo categorico di rimanere fedele al mito, però non faccio lo spoiler. But you know, I think also one of the questions which came up in the book club, which was a very interesting one, was that we can forgive many things, but could we forgive somebody who was responsible for the death or the loss of our children? And I think that's a big question. Una delle domande che sono emerse nel corso del gruppo di lettura di Italia è stata: ma siamo in grado di perdonare molte cose, ma siamo in grado di perdonare coloro che privano della vita i nostri figli? It's a question. It's a big question. È un grande interrogativo.
Does that answer your question? Or more? Sì, sì, sì. Yeah. Yes. Okay. Yes. No. Yes. Okay. L'ansia rimane. Anybody else? Possiamo andare su una cosa più leggera, più frivola? No! No, era perché questo mi sembrava un po' troppo. Cosa ha pensato quando ha saputo che la moglie di Berlusconi l'aveva citata nella lettera al giornale? Non so se tutti lo sanno, ma lei è stata, un po' di anni fa, Catherine è stata citata dalla moglie, ex moglie ormai, di Silvio Berlusconi nella lettera aperta che lei scrisse al quotidiano La Repubblica, dicendo fra le altre cose che lei si sentiva nello stesso modo in cui si doveva essere sentita Rose, la protagonista di La metà di niente, il suo primo libro, e quindi Catherine fu sorpresa dall'essere citata da questa donna di cui probabilmente nemmeno conosceva l'esistenza. Ha detto non voglio fare la fine. Non voglio fare la fine di Rose, di La metà di niente. Was I surprised? What did you feel? I was astonished. È rimasta di sasso, non si può dire di cosa, ma astonished è una parola molto modesta, però è rimasta di sasso, di sale, per dire. It was extraordinary. It was just extraordinary. It was a very generous thing, by the way, for this woman to do for a writer that she had never met, that she didn't know, because it was quite deliberate. And, you know, I think she probably understood the impact of what she did. So I'm very grateful to her. I think it was a lovely thing to do. È grata perché alla fine, non conoscendo l'autrice, ha dato rilievo a un personaggio del suo romanzo e quindi si sente grata nei confronti, perché ha avuto un impatto questa cosa, che ovviamente sull'opinione. And it gave me great pleasure watching on television later on Mr. Berlusconi being forced to apologize, and he really didn't want to. Sì, poi le ha dato altrettanto piacere vedere Berlusconi che ha dovuto chiedere scusa anche se non era proprio ciò Non che lo voleva. fare. Non l'avrebbe voluto. I think that we probably all understood at the time that it was the first battle in a very long and a very expensive divorce campaign. Sì, ecco, si preannunciava una battaglia lunga e un divorzio molto costoso per Berlusconi. Ecco, se lei vuole tradurre, per esempio, volevo chiedere all'autrice, a me sembra che lei stia molto bene con le sue donne. She feels that you really feel good, comfortable with your characters. Oh, your yeah. female With the women. characters. So you live with them all the time in your head. Yes. Perché Volete vivi con che loro dica un in sacco di italiano? tempo. Sì. Io ero affascinata, scusatemi, sarà una cosa un po' frivola come ha detto la signora. Ma viva la frivolezza! Sì, era affascinante come hanno fatto fuori le bottiglie costose del marito. She was smiling. That was the thing, the best. E non era carino quando se stasera siamo qui scopriamo il segretone dell'amica, non posso dirvi niente, ma il segretone dell'amica. The big secret. I can't remember the name of this character in Georgie, was it? Yeah, she was that. That was very surprising, really. Era molto sorprendente quel segreto. Sì, era un segretone, leggetelo perché è uno dei suoi più bei libri. È assolutamente quello che in inglese è intitolato The Wall Garden, non so come sia il ritorno. Il giardino segreto? No, è completamente diverso. Il viaggio verso casa. Viaggio verso casa. Ce l'ho, anche ce l'ho, è lì. Potete comprarlo. It's important to have fun, you know, as well, because it's a very solitary occupation. So the two things which gave me a lot of fun in the beginning was when Rose hid her husband's car at the airport and when she drank his wine. Scrivere è un'attività da solitari, per cui devi farlo se ti diverti. Certo. E questi momenti in cui si è divertita molto è quando ha schiantato la macchina del marito e ha bevuto il vino. In un libro però, non per davvero. Posso fare una domanda io?
Yes, of course. Were you happy with the results of the Irish referendum about the same-sex marriage? Oh, yeah. Very much. Se le ha fatto piacere il risultato del referendum irlandese sul matrimonio fra persone dello stesso sesso? Yeah, absolutely. I mean, it's a step towards equality, which, you know, is essential. We have a few more to go, but that's one. The Irish were very brave. Well, they need to be a little bit braver at the moment because we do not have any legislation that permits abortion. And at the moment in my country, women can become simply incubators for a fetus. They can be kept alive. If they need a termination, the hospital cannot do it because there's no clarity in the law. So at the moment there is a campaign to repeal what we call the 8th Amendment, which forbids abortion in Ireland. So that's this will show whether we're brave or not. Oh, yes. La signora ha detto che sono coraggiosi e sono stati coraggiosi gli irlandesi, dice devono essere un po' di più adesso gli irlandesi, perché uno dei problemi più grossi che abbiamo è che non c'è una legislazione chiara che consenta, anzi non lo consente, l'aborto in Irlanda, e succede che in virtù di questo 8º emendamento, di cui una campagna attualmente in corso chiede l'abolizione, all'embrione è riconosciuta una personalità giuridica, in ragione della quale una donna che sia incinta e non abbia nessuna possibilità di portare a termine la gravidanza perché le condizioni del feto non consentono la sua vita autonoma, è costretta a rimanere un'incubatrice fino a quando non succede qualcosa, in molti casi anche di irreparabile, come è già accaduto. E quindi dice, è adesso che gli irlandesi devono dimostrare di essere un po' più coraggiosi di quanto non siano stati coraggiosi votando il referendum sul matrimonio fra persone dello stesso sesso. It's a long language, Italian. It's a very long language. When I came here the first time, I think, I was astonished at the length of sentences. And when I went home, my son said to me, "How did you get on? Did you like Italy?" And I said, "I loved it, but it's the land of the long questions." Cioè che è rimasto sorpreso la prima volta che è venuto in Italia dalla lunghezza delle frasi, e quando è tornato a casa il figlio gli ha detto com'è andata in Italia? Gli dice no, è fantastico, bellissimo, però dice è la terra delle domande lunghissime. Che rimangono senza risposta. In effetti, non so se avete notato, se voi chiedete a un irlandese come stai, if you ask an Irish woman or Irishman, how are you? They say, okay, I'm fine, grand. Okay. If you ask the same question, se chiedi a un italiano, dice, guarda, allora mi sono rotta la gamba, ho mal di pancia, adesso guarda, veramente ho un problema al tallone. But you know, it would be very boring if we weren't different, wouldn't it? Però sarebbe noioso che non fossimo differenti gli uni dagli altri. Zitti! No, parla. Volevo chiedere invece, quindi con i traduttori, con le traduzioni dei suoi libri, riesce a controllarli, a avere un rapporto con i traduttori? My Italian translator is excellent, and I wouldn't interfere or control in any way the work that she does, because to me the work of literary translation is it's being a writer. It's reimagining a book into another language, and that's not something. Yes. Sì, dice che lei ha un traduttore è ottimo, quindi non interferisce mai sulle sue scelte, anche perché tradurre, la traduzione letteraria è un atto di scrittura in ogni caso, perché deve essere proprio riprodurre il testo in un'altra lingua, quindi è anche il suo stesso momento di creazione artistica. Tra l'altro la traduttrice è di Verona, si chiama Darduini, e la traduttrice dei suoi libri è proprio di Verona. L'aspettavamo qui ma ha avuto un problema familiare, non è potuta venire. Okay. And we will correspond by email, sometimes by Skype, if there is an issue which we need to tease out. I mean, for example, ci scambiamo mail o facciamo chat Skype se c'è un problema di traduzione. In Italian you don't have words that we have, for example in English we call